La vita è dura, lo sappiamo tutti, per questo ogni mercoledì sera devi aprire YouTube e guarda sti farà tutti. Scianto col suo ciuffo in giro per i mai, stampatore di tutto e chimico dentro gli vari. Con quello RC su ogni pista sto, con la camicia F1 non lo puoi perdere di vista il bro. Ma è così che ci si fa la villa ragazzi, situazioni improbabili con protagonisti pazzi. Siamo anche antipatici, stai cazzi. Poi c'è l'uomo interruttore, uno dei pilastri dello show. Mini Z, mute, waifu style, ma non si diletta con le slot. Dammi agli piedi molti cash, puggiano puggioff. Chi in radio comandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radio comandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. Pur essendo scemi non siamo ritardati, pur mettendo i freni non ci siamo mai fermati. Lo sa bene Seven, fondatore di sta cricca esplosiva, che con il suo Panammer quando legge certe robe chiede aiuto a Shiva. Mitologia che non rene, ha chiesto che qualcuno intercedesse per bene. Ed è così che apparve il Grand Visir, che ogni volta che appare chiude in bagno ogni coloratore del collezionismo. Mini 4 butti, ma da qui una figura classica, oscura, la nemesi di cui il cavaliere bianco ha paura. Chris, il senatore pazzo che ricorda il panorama, che ai radiocomandati non gli si deve cagare il cazzo. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma diffidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma diffidate delle imitazioni. La vita è dura, lo sappiamo tutti, per questo ogni mercoledì sera devi aprire YouTube e guarda sti farà tutti. Scianto col suo ciuffo in giro per i mai, stampatore di tutto e chimico dentro gli vari. Con quello RC su ogni pista sto, con la camicia F1 non lo puoi perdere di vista il bro. Ma è così che ci si fa la villa ragazzi, situazioni improbabili con protagonisti pazzi. Siamo anche antipatici, stai cazzi. Poi c'è l'uomo interruttore, uno dei pilastri dello show. Mini Z, mute, waifu style, ma non si diletta con le slot. Dammi agli piedi molti cash, puggiano puggioff. Chi in radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. Pur essendo scemi non siamo ritardati, pur mettendo i freni non ci siamo mai fermati. Lo sa bene Seven, fondatore di sta cricca esplosiva, che con il suo Panammer quando legge certe robe chiede aiuto a Shiva. Mitologia che non rene, ha chiesto che qualcuno intercedesse per bene. Ed è così che apparve il Grand Visir, che ogni volta che appare chiude in bagno ogni coloratore del collezionismo. Mini 4 butti, ma da qui una figura classica, oscura, la nemesi di cui il cavaliere bianco ha paura. Chris, il senatore pazzo che ricorda il panorama, che ai radiocomandati non gli si deve cagare il cazzo. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma vi fidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma diffidate delle imitazioni. I radiocomandati non ha limitazioni. C'è chi ci prova raga ma diffidate delle imitazioni. La vita è dura, lo sappiamo tutti, per questo ogni mercoledì sera devi aprire YouTube e guarda sti farà tutti. Scianto col suo ciuffo
ciuffo in giro per i mai. Stampatore di tutto e chimico di intrugli vari. Ci saremo mica? Mi sentite? in live? Sì. Sì. Non sa mai che qua Buonasera. disconnesso 30 volte. Buonasera e benvenuti in una nuova live di Radio Comandati. 5.000 iscritti, raga! 5.000 iscritti! No, questi sono gli Sentite qualcosa? Sì. Ok, no, perché io non lo sento perché non ho finito di configurare. Fermalo, ok. Ragazzi, ma Sì, va pelo bene. con la copertina mi uccide. Cosa? Pelo con la copertina mi uccide. Beh, Oh. già che non c'è la maglia delle super kick stasera. Ce l'ha. C'ho Ti adoro, 40 anni, Pelo. Sappilo. ragazzi. Fa freschino. Sempre. Buonasera a tutti, raga. Buonasera, Nico. Ciao. Buonasera, Pelone. Buonasera. Pelo 5000. Fa tipo il cantante come si chiamava? Andre 3000 Sì, e io sono Pelo degli Outcast, 5000. no? Sì. Buonasera, Chris. Buonasera un cazzo. Eccolo là. E buonasera Ema, stasera c'è anche il Buonasera. buon Emanuele Tommasatti con noi, reduce da un campionatone mica da poco, o da più campionatoni. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, stasera in realtà avremo anche altri ospiti, li stiamo aspettando, mi è arrivato adesso il messaggio del Ciarcia che sta arrivando, quindi a brevissimo si dovrebbe Madi, siamo in orario, mi ha già scritto, ma siete in ritardo? Salutiamo Maddalena del Tempio delle Mini 4UD, ciao Madi. Anzi, ti vogliamo bene, ma insomma, sincronizziamo gli orologi, tipo Fracchia la belva umana proprio. Esatto. Ma Quindi, io vi vedo a scatti, raga, ma è normale? no, noi ti vediamo bene in realtà, eh? Io vedo fluido. Ma io non so perché. Vi vedo a Sì. scatti, cioè vi sento giusti, ma vi vedo a scatti. Ma Mi sa che è il guarda, tuo. se è tutti, sei tu. Se ero solo io, ero proprio io, guarda. Ma neanche la connessione, proprio io. Adesso provo a cambiare connessione, vediamo cosa succede. A scatti. Comunque, raga, c'è gente che era collegata tipo 20 minuti prima della live. Ma Ovviamente che vi ringraziamo, testa. raga, ma che successo? cavolo mi Dai. dice alla testa? Ma state bene, raga. Ma non per avete delle cortesia. famiglie a cui tornare, no? Meglio, Nico? Adesso vediamo, ho messo la connessione dati, vediamo se va meglio. No, vi vedo ancora tutti a scatti. Lo stiamo facendo apposta in realtà, no? Scherzo, ovviamente no. Ovviamente no. È la super cazzola dei 5.000 iscritti. Esatto, ci voleva. Vabbè, nel frattempo dai, iniziamo, adesso poi capiremo anche come risolvere. Ciao Bart, vai Bart, se c'è Stefano lì con te perché so che è in sede a Pistoia, digli di collegarsi che gli ho mandato il link per favore, che si collegasse anche lui, che lo stiamo Vai aspettando. Bart, Dai. recupera Stefano. Esatto. Un po' di operatività, per cortesia. Esatto. Guarda, anche quell'altro mi manda un messaggio, ci sono... Dove stai, Andre? Ci sta Stefano dove? c'è. Ciao Stefano, io pensavo non ci fossi, non ti vedevo. Ciao. Ciao, buonasera. Sì, ma Ciao, poi è una Fred. parte che siccome che Ciao. il telefono, no? Non so che ha combinato. No, non è vero. Girate non è il vero. telefono. Io cercavo di aiutarlo. Girate il telefono, raga. Ah, va bene. Oh, Oh, che che bello belli. vedere, dai. Allora, Rovinati. Bart, se mi dicevi che nei pressi c'era Monreale, capivo il disservizio, ma se non c'è Monreale nei pressi, per No, cortesia. Monreale oggi non c'è. E infatti funziona tutto. Ma io non vedo A niente posto. di giallo. Cosa? Non vedo niente di giallo. Non vedo No, niente di infatti giallo non fluo, c'è. è vero, esatto. Sì, la gialla, per dire, no? A proposito di gialle, ho letto una battuta di Tony in chat, che come sempre non possiamo esimerci dal leggere. Giusto, Cri? Se proprio dobbiamo. Allora, ovviamente, lungi da me, ecco, forse è un po' discriminatoria, Tony. Nel caso noi ci dissociamo da qualsiasi discorso di questo tipo, comunque la leggo lo stesso. Allora, comunque ho visto un orientale attraversare veloce al semaforo prima che scattasse, ma è scattato il giallo. Sei Hashtag razzista, ciao, Tony. grazie. Secondo me se la sente
Guarda, Tony, non entra neanche in live questo. la celebro così, col giallo. Ecco, esatto. Ecco. Allora, intanto, benvenuti a tutti, raga. Forse è una delle live più numerose che facciamo qui su... È Tutto a passato, posto? Ha chiamato Monreale. No, mi sono mosso io. Ok. Si è mosso il bar. Vai tranquillo, vai Sono tranquillo. io. Una delle live più numerose che facciamo qui sul canale, raga. Che è un po' Nakashara. per celebrare i... Sì, Nakashara, vabbè, Nakashara la facciamo pure se siamo solo io e Tecri, quindi alla fine cambia anche poco, no? Volevo Però una giustificazione, volevo un alibi. Esatto. Intanto volevo rinnovare ancora, ve li ho scritti oggi nella chat Telegram, ringraziare tutta la community che ci supporta sempre tantissimo. Di sicuro quando abbiamo iniziato 3 anni fa a fare tutto questo mega casino, onestamente non pensavo che saremmo arrivati sino a questo punto. So che Puggio, che è praticamente quasi dall'inizio con me, anche lui è veramente orgoglioso del progetto. Poi insomma il gruppo si è allargato con dei pezzi da 90 incredibili, e che dirvi, cioè raga, sono non orgoglioso di sta roba di più, e basta, dai, se no vado avanti poi mi emoziono. Scusami, ma beato te, io invece sono preoccupatissimo di questa cosa, perché sapere che ci sono 5.000 esauriti come noi, da una parte mi fa sentire bene, ma dall'altra è ovvio che mi preoccupa molto, Io quasi, guarda, a breve, secondo me, un passaggio, Nico, tu che ci sei in contatto, un passaggio del Visir, secondo me, è necessario per riequilibrare un po' la roba, perché vedo che qui stiamo perdendo il controllo, Allora, io in realtà avrei un messaggio da parte del Visir, perché, allora, vi spiego come funziona. Il Visir compare solo nei momenti bui. Siccome questo è un momento altissimo per le Mini 4VD, il Visir non si palesa. Giusto? Giusto. Quindi ha detto niente, di rallegrarvi del fatto che non c'è la sua presenza, ma di dormire preoccupati perché comunque i secchi di bile sono sempre in agguato. Benissimo. Allora, nel caso dovesse arrivare Monreale in sede, ti prego chiamalo di corsa, perché sennò avremmo almeno riequilibrio. Sto scherzando, salutatemi il buon Alessio, salutatemi. Assolutamente. Poi avremo una piccola parentesi perché so che ci sarà un evento da quelle parti, poi sicuramente ci sarà. Raga, Ale, io devo provare a uscire e rientrare perché continuo a avere... C'è gente proprio ferma tipo da 10 minuti, sento solo l'audio. Va bene. Okay. Comunque dipende da te, Nico, perché io vedo tutti super fluidi, te compreso tra l'altro. Quindi... Ma è Pelo che non si sta muovendo. Ma Pelo, tanto con la copertina, fra poco lo sentirai russare. Cioè. Vado e torno, ci vediamo tra poco. Il problema mio è che ho gli occhi come staffelli, ho gli occhi scoscesi e quando sto fermo immobile sembra che dormo. Come staffelli. Dopo che arriva col tapiro. Cosa dici? Quando mia amorosa prova a farmi le foto con i filtri che ti cambiano la faccia, oltre a peggiorare notevolmente la mia estetica, stanno sempre gli occhi chiusi perché ho gli occhi troppo scesi. Ale, non so se hai notato, c'ha avuto un attimo di incertezza, Pelo, no? Il lapsus. Prima di dire morosa, si sta per uscire mia moglie. Vuoi dire qualcosa, Pelo? Ma in realtà io dico già mia moglie, ma sì, è vero, posso confermare. Viviamo assieme da 5 anni. Solo che mi dicono: ma come ti sei sposato? E allora devo spiegare tutto. Allora dico, anche perché compagna poi si può anche capire un po' male, no? Capito? Si può fraintendere. E quindi tu riesci sempre veramente a tiri fuori delle robe, però sei veramente che spettacolo, che spettacolo. In Veneto è fraintendibile la cosa. Basta. Ma cosa dite? Recuperiamo anche un po' la chat, perché qua hanno scritto dalle 9 che stanno scrivendo in chat. Vi dico vai. Intanto volevo dare anche il benvenuto a Stefano, che ho buttato dentro, non gli ho detto neanche, cioè niente, benvenuto, ciao, Cidulla, ciao. Dai, il pensiero che conta. Tanto benvenuto Stefano, so che sei in sede da Mini 4V di Pistoia, giusto? Sì. Vedo brutte facce passare dietro di te, quindi...
Ti vedi dietro di me. Se vuoi ti faccio la panoramica. Ciao ragazzi. Guardalo. Eccolo. Grandissimo. E ci sta No, pure il poro Michele ci avete portato stasera. Grandi, raga. È Grandi. venuto da solo, non l'abbiamo pubblicato. Stefania, che cazzo stai facendo? La jump. Sta facendo la jump, vedi? Sta facendo la Ma, jump. ma non ti vergogni, lo vedi stasera che stai facendo la jump? Cristian, vedi? All'angoletto. È proprio Vergognati. Sa di 23 novembre quella mini lì, Sì. Vero? Io vedo delle foto che non si potrebbero mettere su YouTube comunque. Cos'è che... La colonna della sede di È lontana ed è Pistoia. sufficientemente sgranata, però occhio, raga, mi raccomando. Non se ne accorge Per nessuno. favore. Ci manca solo che ci strikano per un calendario, Ci manca solo... È l'unica cosa che ancora non è successa. Era Piratevi Suor la Germana, serie. dai. Non c'è più mica Bravo Ema, che te ne sei accorto. Io mi scordo sempre. I calendari. Ma non... no, No, non Ste, inquadrare, non inquadrare. no, è un problema. Non farlo vedere. Celebriamo Va i bene. 5.000 iscritti con un ban del canale. No, ecco. E se ti devo tirare giù, se no, Non si può fare vedere. Non si può fare vedere. Ma è arte. No, non si può, è vietato, raga. Ecco È una live per tutti, mi raccomando. Se no dovrei tirare giù anche il Ciarcia, poi, scusa. Cioè, Vabbè, ma il Cambiate mese che vediamo quella dopo. anche il Andrea, Ciarcia è un po' osede da guardare, però... dovevi comparire nudo. Ecco, non dirglielo, che poi fa la mossa che si alza in piedi, tira giù la cerniera e lo so che lo fa. Aspetta, Ecco, a po'. No. Dai, su, raga, non si può fare sta cosa. Ci strikano il canale. Raga, È nastrosa mia. Come non si può non fare? si può fare, Ste. Salutare. Va bene, via, dai. Dai, togli. Buonasera a tutti ragazzi. Ciao, Ciao, Andre. Andre. Scusate il ritardo, ma oggi ho fatto straordinario. Dai, Vero, Il dai, Giappone, come stai? il Giappone costa. Cazzuzzo. Gostatelo il Giappone, gostatelo. Zitto tu. Grande C'ha Tommy. ragione, però. C'ha ragione Simone, devo prendere come pure funziona lui. il mondo. Pensa tu, vieni qua. Che si dice, giovani? Quasi che siamo... quasi era meglio non annacci, guarda. No, io più che altro lo chiedo a voi tre, raga. Lo chiedo a voi tre. Come state? Come vi... Cioè, dopo questo Allora, campionato... posso dire una cosa io seria? Vai. Noi siamo stressatissimi. Di più. Parlo per io e Stefano. Perché abbiamo tutte le ansie di Ciarcia sul groppone. Ma più che altro, hai capito, Andre, cosa puoi Ciao. portare e cosa non puoi portare? Ti devo fare un'altra domanda poi, Manu. Spieghiamola, perché qua già si sta iniziando a dibattere, dato che comunque i ragazzi dovranno andare in Giappone a rappresentanza comunque dell'Italia, di noi, raga, di tutti noi modellisti italiani. Dove andrete, raga? Ditelo voi, dai. A Shizuoka, noi a Shizuoka. Ok. A fare la Japan Cup 2025, mentre gli altri ragazzi, gli altri tre che si sono qualificati nella BMAX, andranno a Yokohama a fare appunto la finale sempre mondiale della BMAX. Ok. E quindi il problema qual è? Cioè, dovendoci andare in aereo... Esattamente. Sì, Chris. E infatti non a caso è anche sponsor. Cos'è che è sponsor? Scusa, non ho capito. Mi sembrava di aver visto anche qualche cosa come sponsor della Yokohama. Quello è sponsor nella Yokohama, Japan Cup. Van, Guardate c'erano la curva, diversi quella marchi. rossa e nera. Dovrebbe Esattamente. essere Yokohama, sì. Grande Ruben, c'è lo zio Ruben che fa i complimenti al buon Ciarcia, Grazie ragazzi. Vabbè ragazzi, a tutti, mica solo a me. Ci mancherebbe. Ma infatti parlava di bimbi.
Esatto, io un po' perché so tutti. io perché so il più ansioso del gruppo, quindi mi fanno più complimenti per farmi sta calmo, capito? Infatti il problema non è andare in Giappone, andare in Giappone con Ciarcianelli, e questo è il cazzo di problema che si sta a porre l'umanità. C'è stato un Tu momento che si calcola vede che in benissimo 43 nella anni di vita non ho fatto mai in viaggio, quindi cioè, La tocchi piano, la tocchi piano. Da Il 0 problema a è arrivarci in 100. Giappone prima cosa. La cosa più leggera che potevi fare, io così volevo soltanto ricordare quel Buono, fantastico momento di domenica in cui Al Ciarcia momento in uno sta tutto. sprazzo così di altruismo, Sì, alla fine di un giro è andato bene, ha iniziato a dire tranquilli, la porto io, e l'ho sentito benissimo, ha detto solo questo, ha detto la porto io e basta. La bandiera ovviamente, intendeva la bandiera. ragazzi, sono responsabilità, cioè Sì. abbiamo Vittorio De Demini sulle spalle, insomma, quindi voglio dire. Sì. Ragazzi, quante mini avete preparato per il campionato ciascuno? Con quante avete Allora giocato? vai, andate ragazzi, date voi. Io 2. Ne avete portate penso 2? di portarne una. Ok. Io ho sempre le mie 2 e sono quelle. Tra l'altro so, Emma, che quella che ti ha dato più soddisfazione domenica è stata quella su cui punti sempre, no? No. Io ragazzi invece no, cambio strategia. Cioè? Sentiamo. Una B-Max. Una sola? Una sola. E 10 telai di ricambio però, Andrea. Esatto. Una ragazzi, una. Tanto lì non è che... Allora, giustamente uno dice, vabbè, te se rompe, ce n'è un'altra subito pronta, eccetera, eccetera. Il discorso di una persona giustamente intelligente. Però innanzitutto la gara verterà su un partecipante. Cioè, nel senso, non è che tu fai ciarcia 1, ciarcia 2, per farti capire. Cioè, la macchina, Certo. tu sei ciarcia e c'hai una macchina. Fine. E ho deciso, ci ho pensato molto in questi giorni, ho deciso di portare una macchina sola con qualche sistema di ricambio, qualche telaio e stop. Praticamente facciamo corna, qualsiasi cosa dovesse accadere, dovrei essere subito pronto a intervenire nella riparazione. Okay. Cioè, preferisco fare così, perché là poi non è che almeno io credo, ragazzi, ripeto, non ne so quanto voi, non è che c'è tanto tempo di pensare. Più che altro c'è poco tempo di provare e esatto. Da quello che conosco io, le mie di ciarcia, che poi più o meno le vedo, insomma, sono come le mie, nel senso che ne ho 2, ma sono quasi uguali, o comunque intercambiabili. Adesso non so ciarcia di preciso quanto uguali, comunque sono simili. Forse io ho lo stesso anteriore in tutte e due, ma cambia il posteriore. Una è da 9 mm, scusate, una è da 13 e l'altra è da 19. Sì, però il resto penso che se prendi il posteriore di uno e lo butti sull'altra, penso che riesci a montarlo un po' come faccio io. Sì, esattamente. Forse Stefano ha una situazione un po' diversa, che mi pare che le sue macchine siano diverse. Le due totalmente diverse. Come telaio, sistemi, c'è un po' di differenze. Ne ho e due lì magari se la può giocare nel dire, ok, il giorno delle prove butto giù una volta, butto giù un'altra, l'altra, quella delle due meglio mi concentro su quella. Penso così, io poi deciderò Stefano, insomma. Ci hai indovinato in pieno. Io ho 2 macchinine che per inclinazioni anteriore, posteriore, totalmente diverse, l'una dall'altra. Ciao Nico. Così è più bello, dai. Ci vediamo mi meglio, sentite? un pelino più grande, dai. Sentiamo. Io non vi sento. Ci senti? Noi ti sentiamo, Nico. Abbiamo capito. Il labiale l'ho capito, però. C'è qualche problema con Hai detto connessione? Noia Melma per caso? E questa è la fine dei radiocomandati. Sì, c'è, raga, traguardo 5.000 iscritti oggi, c'è Cree che non si accorge che sta cambiando con le gesture, le inquadrature, lo zoom, le cose, è bellissimo. Non sto facendo niente. Guardalo. Pelo con... guarda che roba. È un meme pelo con la copertina. praticamente. Nico che gli si riavvia la connessione. Io che fino a un minuto fa non mi andava niente, raga, giuro. Contenuti un po' osè dalla Toscana. Esatto.
Non so se vedete, ma il livello di esaurimento di Nico sta crescendo a livelli esponenziali. Cioè proprio... Sì, fra poco tirerà una parola che non deve dire e una tistata allo schermo, secondo me. Guarda la faccia, sta caricando. Ciarcianelli, la sta sovraccaricando. Ciarcianelli si è frizzato. Allora, nel mentre che ti sistemi, Nico, io recupero un pochino la chat, perché noi abbiamo già iniziato a chiacchierare, ma in realtà c'è un sacco di gente, quindi giustamente dai, iniziamo. Ciao Leo! Ciao! Recupero un pochino la chat, ragazzi, ok? Così almeno vediamo che è lunga. Allora, Alexander, buonasera. Il buon Mad Frank è sempre pronto. Oh, Frank, ma ti colleghi veramente 20 minuti prima? Cioè, siete incredibili, raga. Ave Cesari, il nostro Mi buon sentite Tony. adesso? Sì. Bastardi senza gloria, vi ho sentito prima che stavate inneggiando alla mia ira funesta. Mi vedete, ragazzi? Sì. Yes, Andrea. Tutto perfetto. Scusate, sarà un attimo impapocchiato la storia. Tranquillo. Stavo recuperando la chat, così vediamo un po' cosa ci hanno scritto nel frattempo. Ciao, bello! Allora, il visir compare solo nei periodi bui, quindi gioite adepti, perché è un buon periodo. È un periodo molto glorioso, secondo me, per il modellismo dinamico italiano, nello specifico Mini 4D. Ne abbiamo già iniziato a parlare, quindi sicuramente ne parleremo ancora lungo la sera, altrimenti sti tre cristiani qua che ci stanno a fare. Uno si è trasformato in Bart, ma va bene lo stesso. È stato più bello. Buonasera, il nostro Omega che è passato, ma ovviamente stasera è impegnato, quindi non riusciva a rimanere, e anche il buon Puggio che vi saluta tutti, vi abbraccia tutti. Domenica ci siamo divertiti come due bambini a fare la telecronaca, ve lo confesso, quindi poi vi dico. Sì, ma è stata una cosa, io rinnovo ancora i complimenti, perché poi me la sono rivista, ovviamente, sai, tornato a casa che era molto fresco, me la sono rivista tutta e complimenti. Cioè, veramente, una gara strutturata così, cioè, troppo. Avete fatto un lavoro della Madonna. Grazie. Sistemate solo la parte anch'io, bello. Sistemate solo la parte dell'audio e il resto è perfetto. Sì. Cioè, proprio che poi, raga, ho coinvolgente. capito qual è stato il problema, ed è quasi imbarazzante dirlo, ma l'unico problema è stato che io ho sbagliato l'alimentatore e praticamente l'alimentazione non reggeva tutte le telecamere. Ogni tanto si riavviavano, si resettavano le configurazioni e saltava tutto. Cioè, proprio la cosa più stupida, no? Dici, sei pieno di alimentatori, l'alimentatore del PC, prendi quello col wattaggio più basso, vabbè, pazienza, però lo sappiamo. La gestiremo meglio alla prossima, no? Mi fa molto piacere che vi sia piaciuta. Per noi è stata veramente, cioè, Puggio si è infognato in una maniera, ragazzi, che... Cioè, no, Puggio l'ho visto veramente bello carico. Sì. Stava, a un certo punto ci siamo cannone. guardati e abbiamo detto, vabbè, basta gare, facciamo solo questo, è bellissimo. Dovreste farne di più. Però, effettivamente. Allora, Bart, posso farti una domanda io? Vai, Ema, sì. Sì, a te. Ma scusa un attimo. Stefano è lì tutto preso, ci ha detto vado in sede a provare per la Japan Cup, gli avete montato una pista da classica? Ovvio. Ovvio. Scusa, non è quella la categoria, abbiamo sbagliato. No. Si chiama classica, meglio di così, in Giappone cosa faranno? Scusa, sicuramente. Abbiamo due piste montate come sempre. Ce ne avete due? Sì, abbiamo la classica che è diventata speed. Sì, però se tu, vabbè, la speed. Ma lui lo sa che l'ospite è lui e non te, Bart. Ma scusa, Bart, ma che sta facendo Stefano? Sta provando? Ah, meno male che ero io che ero ansioso, per le prove, raga. Sta ottimizzando i tempi per le prove. Ma non ero io che ero ansioso, scusa, E vuoi sapere cosa sto provando, Ciarcia? Le file. Ah, le Alcalaus. Sono quelle dell'S lunga? Sì, ma guarda, è l'S lunga. Oh, grande, io l'ho detto per scherzo. C'è da piangere. Devastante, raga. Che voltaggio, 3-2? Che voltaggio, 3-2? Quanto tengo in botta? Nulla. Vanno giù da fa paura.
Da bambini le mettevamo sui termi per riprenderle un po'. Si scaldavano. Vedremo queste RX come andranno. Sì. Io le lancio dai Meglio delle finestrini della Lunga. macchina in autostrada. No, Nico, Così per passare il tempo. Dissociamoci. Ci dissociamo assolutamente da queste cose. Ma più che altro a livello di pile Neochamp quando sarete là? O si può portare In teoria, come... sono simili a Non questi. si portano batterie, non si portano batterie, ragazzi, né batterie né caricabatterie. Ti danno dei blister così di alcaline. Vengono forniti quelli. Hai capito? E devi usare quelle. Alcaline, raga, davvero? Si gira con le Tamiya RX che sono alcaline e se non sbaglio c'hanno un voltaggio, quant'è Manu? 3,2? Allora, queste che ho io, che sono quelle standard, sono 1,6 da nuove. 1,6. Poi non Sì. le ho ancora provate. Ok. E bisogna vedere poi quanto reggono l'assorbimento e poi bisogna vedere se sono queste che ci danno là, perché ogni volta che fanno ste gare fanno una versione diciamo limitata con scritto sopra Japan Cup 22, 25, 24. Cioè come i motori, no? Japan Cup 24, 25, quelli che saranno le RX, dico una cazzata, RX 25, capito? Così. Vabbè, in questa non la sostanza sapevo, raga. niente carica batterie. Un peso in meno. Pizzica. 3-2 di coppia è minchia, bello andare. Sì. Bisogna vedere quanto scende. Il voltaggio resta così sotto assorbimento. Deve vedere quello. Perché Bisognerà fare delle prove. Perché le nickel metal idrato, le ricaricabili, hanno un voltaggio di scarica alto, nel senso che tengono la tensione mentre butti fuori tanti ampere. Le alcaline secondo me si siedono. Bisogna vedere, bisogna provarle. Quindi ancora qualche prova con queste non le avete fatte, immagino. A me sono arrivate ieri, quindi... Ok, no. vabbè, insomma... però Scusa, interessante. Scusa, e quante ne vengono fornite? Lo sai tu? Non ne ho la minima idea. Questa è una bella domanda. È determinante? Sì. Tu pensa, Agri, tu pensa quando noi entriamo là dentro, no? Così. Ci parlano in giapponese. Tutti in giapponese, tutti con gli occhi come i miei. Ma che cazzo? Arigato. Ti prego, ma fagli un giapponese. video. Fagli un video. Al giapponese. Sappiate che abbiamo già fatto le sim, quelle con il traffico limitato, quindi io starò sempre col telefono in mano. Me ne frega proprio un cazzo. Mi mette il telefono qua, tipo GoPro, capito? Tutto in live, Andre, tutto in live. Mamma Ma mia. che scherzi, ma quando ricapita? Che figata. Anzi, che ragazzi, scusatemi, io sono arrivato tardi, non so se è stato già fatto o se non è stato già fatto. Però al di là ne approfitto innanzitutto per ringraziare tutte le persone che stanno scrivendo nei commenti e vi ringrazio a tutti per i complimenti, ma voglio fare veramente un grande applauso enorme, ma proprio immenso, ai ragazzi del Tempio dei Mini 4VD. C'è poco da dire. Penso sinceramente che non ci sia niente da dire, perché io voglio semplicemente dire che se non ci fossero stati loro, sta roba, ragazzi, non si vedeva per altri 10 anni e probabilmente non si vedeva. no, secondo me non si sarebbe proprio mai vista. Esatto. Sì, vero. Cioè, io adesso io dico soltanto questo, poi non voglio portare via tempo a nessuno. Io sono stato sinceramente sono stato in silenzio tra virgolette per 5 mesi, non ho messo storia al riguardo per tanti motivi, sia per non fomentare troppo la cosa, sia per non tirarmela, no? Perché io su alcune cose sono un po' scaramantico, quindi dico fammi sta zitto, perché magari sono tante persone che ti dicono dai, sono contento che ce l'ha fatta, come sono tante persone che occupavano come pochi, no? Però a prescindere da questo, veramente faccio i più grandi complimenti possibili a Gianluca e a Maddalena e ovviamente a Chris, che fa parte della Allegra Banda, perché hanno fatto un qualcosa, ragazzi, che io in 30 anni, che neanche a farlo apposta, come sapete faccio 30 anni di Mini 4VD quest'anno,
Cioè, io una cosa del genere non l'ho mai vista in vita mia. Quindi, cioè, veramente, io spero che questo sia un trampolino di lancio e spero, ovviamente, ragazzi, poi per carità, ci sono state delle cose che magari potevano essere migliorate, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, voglio dire, parliamo di una cosa che è stata fatta per la prima volta, di persone che hanno avuto il coraggio di farla, perché vi assicuro che cioè, bisogna avere dei, che mi passassero il termine, dei coglioni così grossi per fare una roba del genere, ok? Perché non è che qua stiamo a parlare, con tutto rispetto, andando a fare caretta all'oratorio di San Paolo È uno sbattimento atroce da organizzare, ragazzi. Cioè, qua economico, immaginate anche un attimo lo sbattimento di queste persone che fai quello, finisci una gara, finisci in un'altra, fai quello, organizza, prendi i biglietti, fai quello, cioè ci sta un lavoro dietro, ragazzi, che è una roba clamorosa. Quindi io spero sinceramente che questo sia un trampolino, un punto di lancio dove noi abbiamo raggiunto un sogno, perché penso che per me è la cosa più bella in ambito modelistico che ci possa essere. Poi io personalmente posso pure andare in Giappone, mettere la macchina me esce e sono eliminato, me ne sbatto le palle. Cioè, l'importante, ragazzi, era andare lì per la prima volta come italiani a rappresentare un qualcosa. Poi è normale, può andare bene, può andare male, speriamo insomma uno dal massimo, ovviamente, dal momento che hai fatto un traguardo del genere, però ancora grazie e ancora grazie al Tempio dei Miei Quattro Punti. Per ribadire quello che ha detto Sacca, faccio notare una cosa: normalmente quando ci sono queste cose che si va a fare mondiali di qua e di là, dietro c'è un'associazione nazionale. Associazione nazionale con i soci che pagano iscrizione, eccetera, eccetera. In questo caso ci sono una famiglia, 2 persone, 3 con Chris, che hanno un negozio e ci hanno messo il loro. È loro economicamente, il loro di tempo. Diciamo, perdonami Manu, ma ci hanno messo veramente tanto del loro. Quindi, cioè, non è per niente da sottovalutare la cosa. Sì, ovviamente ragazzi, noi, come dire, stiamo parlando anche di amici, no? Quindi è anche molto facile per noi passare per quelli che semplicemente stanno elogiando persone con cui si trovano molto bene, però secondo me quello che vogliono far passare, ragazzi, è anche che oggettivamente se ci fosse più sbattimento da tutti in queste direzioni qui, probabilmente nel mondo dei mini 4VD si potrebbero fare delle cose incredibili. Okay? Posso, Ale? L'esempio che diceva, sì, ho quasi fatto. L'esempio che diceva Ema, che comunque anche in altri ambiti come nell'RC, dove ci sono, diciamo, si è strutturati in maniera differente, porta a fare eventi che comunque tante volte non arrivano neanche a questo livello, ragazzi, ve l'assicuro. Nonostante ci sono tessere che, Pelo può confermare, costano svariate decine di euro e richiedono esborsi di decine di euro perché si è obbligati a comprare le gomme, insomma ci sono tante cose, ok? Quindi all'ultimo campionato italiano WISP di Bologna erano in 26 su 3 categorie, per dire. E al Tempio quanti fai? Fanno 40 macchine iscritte ogni gara? Di più? Dipende ovviamente dalle gare, però sì, insomma, l'andazzo è bello sì, andante. È un ambiente molto vivo, che io continuo a dire che è strano che non sia gestito a livello nazionale, ma poi io... I partecipanti al campionato, mi sembra che c'è... Quanti saremo stati, ragazzi? La trentina? Parli della Open? Sì. Di questo qua Open? Sì. Diciamo, non lo secondo so me... se siamo arrivati a 30, Magari contando tutte le gare, sì. Ma costanti no. Vabbè, magari ci sta che nel momento in cui uno capisce che proprio non è cosa, gli è andata sempre male. Io anche per spirito di giocherei, sinceramente, se puoi. Allora, poi, se posso dire una cosa prima che la dica Ciarcia, perché lui l'aveva già detta in termini un po' burrascosi dopo la prima gara. Vai. È un po' triste che molte persone non abbiano partecipato per motivi X. Poi motivi possono essere 1000 volte legittimi. Uno ha la famiglia, uno ha i suoi impegni,
uno abita distante da Bologna, quindi farsi 3 ore di macchina, spese, benzina, eccetera, eccetera, per 5 gare, capisco che è dispendioso e uno fa le proprie scelte. Però persone appassionate in Italia mi pare che ce ne siano. Quelli che sono appassionati veramente mi pare che disponibilità economica ne hanno, comunque soldi vedo che ne spendono, e non partecipare a una cosa così, non lo so, è un po' triste, ed è un po' triste anche per noi che questo campionato l'abbiamo vinto, perché era una possibilità di dire abbiamo partecipato veramente con i migliori in tutta Italia e siamo diventati noi, o ci hanno battuto qualcuno che era più bravo. Perché sappiamo che c'è gente che è più brava di me, sono sicuro, più brava di Ciarcia non lo so, più brava di Stefano forse, però se non si sono presentati cosa ci occasione persa, semplicemente, c'è poco da dire, sì. Ma sai cosa, Mauro? Sarebbe stato, dico solo che sarebbe stato bello che ci fosse stata più partecipazione. Ecco, tutto io mi permetto di aggiungere una cosa a quello che ha già detto giustamente Emanuele. Se vi ricordate, in una live precedente io avevo, mi sembra, proprio perso le prime gare che avevamo fatto. Io già avevo fatto un discorso dove avevo detto vabbè, mi fermo qua, non dico niente, aspettiamo che finisce il tutto, no? Io penso semplicemente una cosa, che tutto questo deve essere riallacciato alla passione che una persona ha verso l'hobby, cioè alla passione, e dipende semplicemente dal risultato che tu puoi ottenere. Premesso che io non sono nessuno per giudicare le scelte delle persone che non sono venute, perché giustamente una persona mi può dire oh, ho fatto un po' i cazzi tuoi, cioè scusate, detto proprio in francese, no? E ci sta, e io sono il primo che gli dico hai perfettamente ragione. Però secondo me dipende semplicemente da una cosa, dalla passione che si ha verso l'hobby, dalla curiosità e dalla voglia di confrontarsi con gli altri. Io personalmente, da quando ero piccolo, che vedevo le foto della 5 corsie, appena io ho saputo che veniva da 5 corsie in Italia, io, se ci avete fatto caso, mi avete più visto a gare con 3 corsie? Cioè ne avrò fatta, se no 1/2, sto fisso al tempio, ma perché è una mia scelta, mi trovo bene. Cioè secondo me la open jump sulla 5 corsie, oltre ovviamente alla classica, ma quello vabbè sappiamo che è una delle mie categorie preferite, però è l'apoteosi. Cioè io ho avuto la passione, la curiosità di confrontarmi, di studiare un qualcosa, ragazzi, che parliamoci chiaro, è nuova per tutti noi, Cioè non è che io mo perché so a 30 anni che faccio i mini 4VD sono avvantaggiato, perché ci posso avere un'esperienza, però c'è alla fine da quant'è che sta qua? Così sono 2 anni, no? Mi sembra. Cioè, sapete meglio di me che un conto è una 5 corsie e un conto è una 3 corsie. Siamo partiti tutti da zero. Cioè, quindi secondo me è semplicemente una questione di passione. Ci sono persone che magari se fanno una caretta sotto casa, arrivano primi, secondi, terzi, sono contenti e stanno chiusi così. Io se fanno una caretta sotto casa non mi accontento, le ho fatte, ne ho fatte una marea in tutta Italia. Si è presentata questa occasione, cioè sarei proprio un mongoloide, con tutto rispetto, se non partecipassi. Questo è il mio punto di vista. Poi ripeto, ognuno giustamente è libero di fare le scelte. Dico solo che secondo me il vero appassionato di Mini 4VD, che ha coraggio, che ha tenacia, che ha voglia di curiosità, deve provare anche questa esperienza. E io voglio essere fiducioso per l'anno prossimo a vedere per questo negozio che sia strapieno di gente. Ma sia chiaro, ragazzi, io vi dico l'ultima cosa e mazzitto, promesso. A me io non vengo pagato, cioè nel senso, non è che i ragazzi mi danno i soldi per dire belle parole. Io sono semplicemente una persona onesta e corretta, perché se c'ho qualcosa con qualcuno la dico, come ci ho avuto degli episodi che magari sono andati poco bene e ci siamo confrontati. Però io spero veramente che dal prossimo anno là dentro ci sia il delirio pieno di persone curiose che vogliono affrontare un qualcosa di nuovo. Punto. Allora, io poco tempo fa per lavoro sono stato su a Bologna
e sono andato a trovare Giallo, Maddalena e Christopher, no? Vabbè, l'ospitalità la conoscono tutti, non la devo neanche stare a sottolineare perché insomma, nonostante che gli ho detto prendo un taxi e vengo, non c'è stato verso. Gianluca mi è venuto a prendere in hotel, mi ha portato lì, siamo stati insieme, ci siamo fatti 4 risate, 4 chiacchiere e tutto quanto. Io corro un'altra categoria, quindi potevo insomma restare colpito, ma fino a un certo punto. Ho visto le persone, ho visto la pista, che è una roba stupenda, ho visto il negozio, ma soprattutto, come dicevate tutti quanti voi, ho visto le persone. E questo è il momento ovviamente dei festeggiamenti e dei complimenti, no? Perché Ciarcia si sta tenendo, ma in realtà la gioia di andare a fare sto viaggio gli sta uscì pure da dentro i pedalini delle scarpe. Emanuele, mentre lo dico, già gli si è stampato un sorriso in faccia. Stefano manco sta qua, sta a provare come un disperato perché però io sono quello ansioso, però tu sei quello ansioso, quindi però sta già provata, già Shizuoka sta. Vabbè. Esatto, Sì, già là. questo momento, più che trasformarlo nel momento, come si dice, delle polemiche, invece lo vorrei prendere come monito, no? Quindi chiunque, partecipante, organizzatore, importatore o qualunque cosa, secondo me deve prendere in questo momento, deve raccogliere lo spunto di quello che è successo, perché quando le cose succedono una prima volta vuol dire che si possono fare, vuol dire che esistono e vuol dire che regalano delle gioie alle persone, perché poi alla fine fare lobby è esattamente questo, no? È provare un'emozione, perché tanto non ce ne mettiamo un euro in tasca, è semplicemente la felicità di essersi affermati in una cosa a cui giocavamo da bambini e che ci giochiamo oggi che siamo grandi. E quindi non so se questa cosa servirà a nulla, mi auguro di no, anche se temo ogni tanto di sì, ma non per il futuro, per quelli che sono stati evidentemente degli episodi passati. Però se qui qualcuno comincia a cambiare, non gli verrà detto non l'hai fatto prima, ma pensiamo a vedere che cosa si può fare domani mattina, perché evidentemente questa secondo me è il modo migliore per portarci a casa sta soddisfazione immensa di vedere loro che vanno a rappresentare noi e che lo stanno facendo con, ripeto, con una gioia e con un'emozione che gli arriva da tutte le parti. Stefano a parte, perché Stefano si diverte pure lì. Stefano, se perde l'aereo e resta a Pistoia, si è divertito lo stesso. Guarda. Basta che mette la mini in pista. Esatto, Stefano gli frega proprio un cazzo. Sta lì, datemi la pista, datemi la mini, voglio giocare. Eccolo là, guardalo. Mi ha detto stai tu in diretta, io che ci azzecco io. Aspetta Bart, aspetta che vi alzo il volume. Vai, ripeti di nuovo. Sto dicendo, Stefano si è messo lì a provare, ma stai tu nella diretta, ma io che sono passato io. Se poi mi dai diretto, vengo in Giappone, non c'è problema, Allora, Bart c'entra sempre. Sì. Allora, io sono disperato di una cosa, ho fatto 3 prove, ma l'alcaline va da fa paura. Da paura. Sì, ma c'è quelle dell'S lunga, Stefano. Sì, vabbè. Cioè, se tieni premuto il alza volume della TV, dopo un po' non ce la fanno più quelle, dai. Figurati nella mini. Allora, io avrei una domanda per i 3 figliuoli qua. Dica. Ma allora, intanto ti muto perché c'hai un rumore di fondo pazzesco che non si sente niente. Che voi sappiate. Capito? Che voi sappiate. Okay. È stata predisposta un uniforme per rappresentare il paese? ma secondo te? Io chiedo, non lo so. La tuta in triace è stata tipo Mariello. Ma te pare che ci vado con la maglietta con scritto Pollo Campese? Ma no, ma Ciarcia se sarà fatto pure le mutande, ci avrà il perizoma. No. Allora, cioè io intendevo una roba seria fatta per tutti uguale, regolare. Vedrete, dico solo vedrete. Boh. Carta dice ma così, non, aspetta, scusami. Lui. Non sono io l'artefice di questa cosa. Però la domanda che tu hai fatto è corretta, giustamente. E poi vedrete. Comunque sì, avremo un uniforme.
Diciamo capito. che Ma l'artefice se si può posso sapere? dire qualcosa, Emporio Arbani è stato chiamato. Poi se ci hanno risposto non lo so. Non ha però- risposto, però è stato chiamato. Eravamo indecisi fra Armani e Dolce & Gabbana, Eh. però poi abbiamo detto vabbè, Poi andiamo magari con più... ha alzato la cornetta Valentino e ha detto che Sì, stronzo io. appunto. Alla fine ha vinto Fruit of the Loom. Esattamente. Eravamo un po' indecisi sul budget, abbiamo detto vabbè, senti, lanciamo di più Fruit of the Loom. Ma Esatto. ragazzi, ci sono un po' di domande però, la vostra giustamente sarà il la buon stessa Omega dei che è ragazzi super della curioso Bimax? ci dice giustamente, ma Sì. tipo quando partirete, quanti giorni resterete lì, ci sarà una guida, un referente, cioè Sì, a raccontateci chi vi un po'. appoggiate, sapete qualcosa? Allora, fondamentalmente, parlo io ragazzi? Se no Vai, dite vai, voi, vai. Parla Vado? te, che a Tanto te non piace c'ho la parlare, lingua Fabio. felpata, guarda. Quindi, capito, già... Allora, ovviamente c'è chi va un po'... Allora, sostanzialmente è così. Noi partiamo dal 12 di novembre al 25. Ovviamente poi c'è chi arriva dopo, cioè quindi magari c'è chi, se non sbaglio, Manu, chi è che arriva dopo? Mi sembra Jackie, possibile? Allora, spieghiamola dall'inizio. Sì. Le gare sono due, c'è la Open Esatto. e la VMAX. La Open Esatto. sono i giorni, non ho capito se 14 e 16 o 15 e 16, perché forse c'è un giorno di intramezzo che è libero. Sì, mi sembra 14 e 16, però vabbè. Che è quella che facciamo noi. Poi c'è la gara BMAX, quella organizzata da Force Labo, che invece è la settimana dopo. Quindi cosa facciamo? Chi ha voluto, chi vuole, parte il 12 e poi viene a casa. Stefano mi pare di capire che finita la gara nostra viene a casa per affari suoi. Noi decidiamo di fare i turisti perché andare in Giappone non ci ricapita. Scusate, una volta che ci andiamo, cioè, scusa, che c'è stato 2 giorni. E poi il fine settimana dopo ci sarà la gara BMAX in cui parteciperanno, diciamolo, Jacopo Ferrarini, Danilo Antonelli, aiutami Sì. Ciaccia, e Felix. E per gli esatti, Felix. E loro arriveranno chi prima, chi dopo, in base a come si sono organizzati. Questo non lo so, insomma. Esattamente. E specifichiamo che la Open, cioè quella che facciamo noi, si terrà a Shizuoka, che come sapete, o meglio, come sapete, c'è la sede Tamiya, quindi vabbè, poi ci sarà tutta la cerimonia. Anche la cerimonia ricordo del presidente. Allora noi arriviamo il giovedì, se non sbaglio, e il venerdì dovrebbe essere che la mattina c'è questa cerimonia per l'ex presidente che è defunto. Esatto. E poi il pomeriggio ci saranno le nostre prove, se non sbaglio. E la sede della pista sarà, penso sia un polo fieristico, perché c'è proprio la fiera Tamiya, proprio Tamiya. Guardalo, non sta più. Dalle mie parti si dice mi balla l'elastico delle mutande, si dice. E invece per la BMAX, che è organizzata da Force Labo, per chi non lo sapesse, Force Labo sono quelli che hanno creato il regolamento BMAX, che adesso noi in Italia chiamiamo Expert per motivi arcani, e verrà fatta non in sede da Force Labo, perché Force Labo ha una sua sede con varie piste, e da quello che ho capito viene fatto in un altro complesso che non so cos'è di preciso. Lì a Yokohama, se non sbaglio. A Yokohama. No? Vuoi venire pure tu? Portate a casa un paio di gomme. Ma scusate, anche per chi ci segue, far capire che in realtà sembra che ci sia stata un po' di frizione tra Tamiya e Force Labo, si può dire, o sto dicendo... Io non so, io ho intuito che, penso io, Force Labo è da non so quanti anni che domina un po' il mondo con questo regolamento un ninja, No, scusate. Prego. Allora, da come l'ho capita io, poi io
non sono in Giappone, non ho amici dentro a Tamiya Italia, quindi le cose non le so sul serio. Però da quello che ho capito, Force Labo ha creato questo regolamento BIMAX che ha un po' dominato tutto il mondo delle mini come regolamento, che è stato adottato un po' ovunque, e probabilmente alla sede Tamiya ha dato un po' fastidio che tutto venisse associato a dei nomi che non sono di fatto proprietà Tamiya. Infatti, dicembre scorso, mi pare, Tamiya ha creato un regolamento chiamato Stock Class, che se lo leggi bene è una BIMAX e l'unica cosa che cambia è che esistono cose semoventi, tipo le vele, eccetera, eccetera. Però di fatto è una categoria molto simile alla BIMAX. Quello che sta cercando di fare Tamiya è di fare rientrare, diciamo, sotto l'egida un po' del marchio Tamiya delle categorie che in realtà si sono un po' sviluppate sotto degli organizzatori piuttosto che direttamente sotto Tamiya, un po' perché comunque è inutile che ci giriamo intorno, ma comunque come vengono messi giù i regolamenti è lì anche che poi dopo che c'è un certo impatto dal punto di vista economico sul consumo dei pezzi, perché magari certe lavorazioni influiscono da questo punto di vista, quindi comunque per mantenere il controllo anche di quello che è il reale business, la reale gestione economica, questa è l'idea che mi sono fatto io. Come marchio che produce tutto, probabilmente si sta cercando di tenere tutto insieme, ecco, senza lasciare un po' così allo stato brado altre cose. Non mi addentrerei in altre discussioni di questo tipo. Solo in Italia perché ne sappiamo talmente poco. Precisazione io sulle due gare. Vai Nico, vai. La Open, se ho capito giusto, è quella che è diciamo campionato mondiale, giusto? Sì. Allora, loro la chiamano ufficialmente la World Challenge, se non sbaglio, perché per Tamiya quella gara lì è faccio la Japan Cup, che sono i giapponesi, vuol dire che è da maggio, mi pare, ogni domenica c'hanno una gara. I vincitori di questa saranno i campioni che andranno a rappresentare il Giappone in questa World Challenge. Ok. A questa World Challenge arriveranno delle altre nazioni, che siamo noi, sono i filippini, i cinesi. Sì, no, ma io ho visto l'anno scorso, 2 anni fa, io avevo beccato un post dove c'erano non mi ricordo il post di chi era, ma c'era la presentazione di tutte le nazioni. Ok, e praticamente se prendi banalmente Nico, se prendi la rivista, quella, la guida annuale che fa Tamiya, quella in cui presenta anche la pista della Japan Cup, eccetera, se guardi tra i rapporti delle gare c'è il rapporto della World Challenge in cui c'è di solito, almeno ho visto l'ultimo numero, c'è la foto di gruppo con tutti con la bandiera, eccetera, eccetera. Tra l'altro io avevo visto che vabbè, io me ne vado, va. Raga, devo andare un attimo in stai bagno, qua, dove vai? Ma cazzo vai, torna indietro. Scusate, posso dire soltanto una cosa, perdonatemi. Poi mi vedrete magari euforico, per carità. Cioè, perché mi ricordo che sono partito con queste macchinette dentro uno scantinato con 4 topi che stavano là e mo mi vado a far mondiale, oh. Cioè, ragazzi, ti batto. Io dopo 30 anni ho montato la prima mini maggio non questo, dell'anno scorso. Comunque, se non siete campioni europei non contate un cazzo, io ve lo dico e ve lo ripeto, questa l'hanno capita in pochi. Sì, giusto Chris. Sì, è però c'è un campione europeo. Poche palle. Molto pochi, sì. Però l'abbiamo capita. Bella. Comunque, stavo dicendo... Vabbè, non ci permetteremo mai di aspirare a tanto. Allora, già faccio fatica a parlare normalmente con un romano, con 2 è praticamente impossibile. Finisce sempre a Taraducci e Bino. Questo me ne vado. Stavo dicendo... Intanto Stefano è partito per Shizuoka, guardate, già si sta prendendo l'aereo, guarda. Sta a prendere l'aereo. Scusa, Ale, mi muti un attimo, Ciarcia, perché sennò non riesco. Fammelo parlare che mi va in errore, se no. Allora,
fatto è questo, il post che avevo visto quella volta lì che venivano presentate le nazioni, eccetera, non c'era una nazione occidentale, non c'è. Quindi penso che sia anche la prima volta... No, scusa. Medio Oriente, Emirati Arabi forse, qualcosa del genere. Che non è occidentale però. Sì. Sono quelli più in qua. Che infatti è Medio Oriente. Quindi... No, quindi sarà la prima volta anche per una squadra di nazionalità occidentale. Sì. Tanta roba. Che Quindi, roba. raga, il peso è pesante. Sono un po' tante prime volte, Sì. Nessuna pressione. Ma figurati. No, ma tanto Ciarcia per come sta se scorda i mini a casa e sale su aereo, che cazzo gli frega. Si scorda se stesso, ci va di Allora vi faccio una promessa. Ma è un quarto se d'ora che dovessimo fare risultato sul giornale della Tamia, credo che uscirà nuovo, farò scrivere un ciao grazie. No, ti voglio messo così proprio. In foto te li metto davanti a fare. Mi fate raggiungere. Così era scritta l'eleganza italiana. Allora, io Nico lo conosco. Se non gli fate questa domanda, ce lo ritroviamo a casa. Ve prego, fatelo fare. Sto soffrendo per lui. Io mi muto, vai. Dicevo, la vostra è praticamente il mondiale delle Mini 4D in versione open, in regolamento open. La BMAX, quella che faranno gli altri, non è la stessa roba, vero? Cioè non è un mondiale il loro. O sì? In teoria sì, ci sono sempre le nazioni, che sappia io. Sì? Sono poco informato, però allora, cambia l'organizzatore. Force Labo abbia impostato le cose non è un caso che la facciano una settimana dopo. Sanno già che la gente va su per farla open, dicono perché ero convinto di questa roba qui. Cioè ero convinto che quella della BMAX fosse una cosa diversa. È diversa nel senso che l'organizzatore è un altro. Penso sia però solo quella. Ok, quindi è un mondiale. Il succo dovrebbe essere più o meno lo stesso. Ma sì. allora Nico, credo, io poi sapete che di Jump ne so quanto ne so de altro, cioè mi ci affaccio, mi ci diverto, è un modo per condividere con gli amici, ma non ne so tantissimo. Considerato che è già uscito un nuovo regolamento da casa madre data mia, credo che quest'anno l'hanno, come si dice, lasciata andare, anche non facendo sovrapposizione di date, perché inizialmente probabilmente c'era una partnership per fare la gestione delle due categorie. Adesso, dal momento che già è stato partorito un nuovo regolamento che praticamente va un po' lì, questo solleva la frizione che abbiamo intuito, perché se no non avrebbe senso, no? Ci avrebbe poco senso. B, probabilmente vogliono riportare proprio direttamente in casa madre quello che poi sarà un circuito ufficiale. Ovviamente l'hanno fatto da gran signori, perché si può non andare d'accordo, ma questo non vuol dire farsi la guerra, vuol dire abbiamo iniziato un progetto insieme, lo portiamo a casa perché è giusto che sia così, finito tutto ciò, poi ecco, ciaone, bravo, non lo volevo dire proprio così, però era ciaone, ecco. Ciao Ste, sei tornato. Ti vediamo, Senti? No, ha detto cazzo però. Ha detto non va un cazzo, letterale proprio. No, sto col telefono del Bart, non mi riesci a capirci un cazzo e non va un cazzo. Bene. Guarda, la parola cazzo è chiarissima. Possiamo... Va bene. Ottimo. Ma mi spieghi perché proprio di tutti i messaggi proprio questo ha dovuto mettere in evidenza? Grande Nico. Vai, se scrollate mi hanno scritto 800 messaggi, ho dovuto mettere quello da Lazio. Allora Ciarcia, durante la gara la divisa ufficiale tutto va bene,
Ma se non te metti in borsa una tuta della Roma e non te fai un selfie, te blocco dovunque te sei bloccato. Te lo dico adesso. Anche perché... C'è già la maglietta quella nera dell'anno scorso, bella, quella nera con sponsor presa a Roma Store, una Piotta e 30 di mortacci loro. Vabbè, questo è fra romani, ci capiamo, dai. Nico c'ha l'orticaria stasera, poraccio, però vabbè. No, ma attenzione, il problema non è l'accento, perché a me fate scassare. Il problema è che minchia vi dilungate proprio, Cioè. Ma perché noi siamo così, siamo accomodanti, cioè se stiamo a fare chiacchiere allegria, cioè. Allora, la verità è che quando te fai un'ora e mezzo di fila su raccordo, devi alzarti e rompere il cazzo a qualcuno, devi intrattenere. Che cazzo fai? Comunque cioè, noi abbiamo vissuto nel raccordo, ragazzi, qualcosa te devi inventare. Però ricordatevi anche albanese, va bene 2 minuti, 3 minuti, 7 minuti, poi... ma non l'hai detto cazzo. Comunque Chris, fai tanto a parlare della Roma, ma sei tutto azzurro come grande puffo, guardalo. Sì, è vero, quella gradazione non è che mi... Ecco, peggio ancora. Mamma mia. Ecco, così si dà la Fiorentina. Ecco, okay. Adesso giallo e rosso, già meglio. Ora va meglio. Sembra una comunque posso dirti una cosa. Adesso che hai fatto questa cosa qua con le luci, le cose, è saturato. Io il mese prossimo cambierò le luci alla vetrina, giusto perché tu le hai messe così, le metterei in un'altra maniera. Giusto. Ci sta. Sembra che stai argolo. E poi ti tengo compagnia al telefono mentre lo fai, tanto vado avanti per tanto. Continua a fare Intanto farei notare la collezione di ventilatori di Cristiano là dietro. Aspettate, illumino tutto, vai. C'è una collezione di ventilatori che pare manco un parrucchiere praticamente. Ma guarda che a Roma fa caldo d'estate. Ci vuole aria. C'è una squadra di soffiatori da per asciugare la macchina, raga. Cioè ne voglio uno potente. Pensa che uno me l'ha venduto a me. Ce uno in più anche. Cioè, Nico, neanche la fatica di andare su AliExpress. Te l'ho portato io, te l'ho portato. Me l'ero scordato. Poi capito, Ale mi dice a me che loro sono accomodanti. Dovete imparare ancora. Qui ci ha messo il Zampino Ciarcia, questa è roba. Zampino Ciarcia, questa è roba. Insomma, è roba di qualità. Guarda qua, ti è. Raga, ma tornando un attimo seri, quindi, cioè, voi non vi potete portare, cioè, non vi serve portare gli alimentatori? Non c'è la corrente proprio. Non c'è la corrente là. Non c'è la corrente, quindi ma tu forse non sai anche altre cose. Cioè, spara, io quello voglio sapere. Tutto. Che praticamente hai presente il mio modo di lavorare? Sì. Non lo posso fare lì. Perché? Cioè, per farti capire, no? Allora, domenica, ok? Io prima gli ultimi 10 minuti di prove libere, praticamente sono uscito e ovviamente la macchina è andata, non te dico dove, ed è esplosa. Fortunello, no? Quella buona, la prima. Non succede mai. E si è semplicemente spaccato il telaio e tutto l'anteriore. È la miseria. All'ultima gara. Quindi cosa ho fatto? In preda cioè in preda di tutto, mi sono messo lì, ho dovuto rifare il telaio proprio col seghino e tutto, rifare l'anteriore, insomma ho dovuto rilavorare tutta la macchina, ok? L'ho ricostruita in 25 minuti e poi è andata come è andata. Là tu non puoi usare Dremel, non puoi usare nulla, non puoi tagliare, non puoi lavorare il carbon, non puoi fare una sega, zero. Cioè tu devi arrivare lì con la roba già pronta. Quello ti stavo chiedendo se tu scassi un sistema, per dirti, no, rompi l'anteriore come è successo a me, non puoi metterti lì con la carbon e la ricostruisci, cioè rifai tutti, devi avere il pezzo di ricambio già fatto e montarlo.
non Nizzica. puoi oliare, non puoi pulire i motori, tutto a secco, non puoi muovere i motori, non so, forse pure le gomme non si possono pulire, niente, perché non puoi usare liquidi. Cioè, praticamente tu Zero non puoi liquidi? fare nulla. Non fai nulla. Ma è una Vabbè, vi cosa risolve il solo, problema dei liquidi in aereo, raga. è una cosa solo giapponese? Cioè, è una cosa Io da quello che ho capito è una cosa che hanno fatto per questioni di sicurezza. Ah, ok. allora certe cose sono questioni di sicurezza, poi sapete come sono gli giapponesi che vogliono il rispetto per gli altri, eccetera, quindi Dremel e quelle cose lì fanno rumore e soprattutto polveri di carbonio, FRP non le vogliono. Questo qua è proprio scritto nel regolamento della gara, delle gare in generale, mia. E oli vari, un po' come da noi, se no si sporca la pista, eccetera, eccetera. Certo. E quindi è così. Poco da fare. Vabbè, quindi praticamente in Giappone te stanno a dire, poi morì, basta che lo fai a casa tua. Ok, chiaro. Vabbè. Cioè, quindi lascio immaginare un po' a tutti voi, al di là di tutto, uno scherza, ride, fa le battute, però immaginate che comunque è una tipologia di gara che, vabbè, ovviamente su tutta l'eccitazione del momento, però è anche molto complesso per noi, perché praticamente noi andiamo a trasformare ciò che abbiamo fatto finora in qualcosa che fondamentalmente un po' fa niente. Sì, togli i pezzi così. Voglio fare una domanda. Cioè, tu per dirti che poi sai, la pista fosse facile, dici vabbè, cioè la pista non so se l'avete vista, c'hai 4 rettilini e c'hai una rampa dove non freni neanche se ci metti un mattone, cioè che fai proprio, parti, ritorni praticamente a Francoforte e poi devi sperare che non esplodi, perché se esplodi o c'hai il pezzettino di ricambio fatto o se no sayonara. Una domanda, ragazzi, ma lì in Giapponia viene iscritta la macchina o la persona? Ma secondo me la persona. Quindi uno volendo può portarsi una macchina sostitutiva? Io ho visto dei vlog dell'edizione dell'anno scorso e c'erano le persone con le classiche colonne Tamiya, sai, le box con 5-6 macchine. Quindi una volta che sei tu, penso che usi la macchina che vuoi. Non penso che sia come qua che tipo un zono la macchina, gli faccio la foto, eccetera. Poi quando siamo là lo scopriremo. Perché il problema che diceva Ciarcia si potrebbe ovviare, ti fai un clone della macchina. Sì, quello sicuramente. Ricambi è certo che ce li portiamo. Quello sicuramente. Ricambi il ricambio ok, però se la spacchi male, tipo te che ti sei rotto il telaio, cioè, se spacchi il telaio te la devi fare da capo. Per ricambi intendo telaio fatto, sistemi anteriori fatti, sistemi posteriori fatti. Sì, dei preset. Togli 2 viti, cacci su quello nuovo. Cioè tu fondamentalmente, poi ti faccio un esempio, se tu vai lì con MSL o MS che sia ammortizzato, è un esempio, cioè vabbè che poi quello che c'ho io alla fine, cioè devi andare là con 4 telai ammortizzati di ricambi, solo i telai pronti, già belli con le molle, già fatti, ingrassati e tutto. Io giro con l'Anchor, con un Anchor particolare, 3 Anchor fatti in quel modo e un anteriore, 3 anteriori fatti in quel modo. Di fatto vai là con pezzi così pronti, pronti e telaio pronto. Esatto. Certo. Tu Domanda, scusate, questa tipologia ovviamente di gara con queste regole, no? La domanda che mi sto facendo in questo momento è: ma loro in Giappone corrono sempre così anche nelle qualificazioni o è una regola che viene messa per la finale? Perché articolo la domanda, cioè cerco voglio capire, perché se questo è un preset di tutti che si troveranno in quella circostanza sono un paio di maniche, se invece lì c'è un'abitudine a fare proprio le gare in questa modalità, insomma lo svantaggio diventa importante. E perché se lo sapevamo non l'abbiamo adottato qui per arrivare magari lì un po' più preparati? Allora, da quello che ho visto io, perché informazioni non se ne trovano, le uniche informazioni sono, secondo me, guardare come ho fatto ogni tanto, guardarsi i vari vlog che fanno i giapponesi. Ce n'è più di qualcuno che ti fa proprio il vlog della giornata di gara.
E per la Japan Cup è così, intendo le Japan Cup, cioè tutte quelle che hanno fatto di settimana in settimana per tutta l'estate. L'unica differenza credo sia le pile, che secondo me le pile in quelle nella Japan Cup usano le ricaricabili. Non possono, mi sa che non possono comunque portarsi via il caricabatterie, quindi le caricano a casa, però hanno le loro pile. Ma però per il resto sì, cioè, che saranno i giapponesi, però, vedi che vanno là con la borsettina, quella mia, sai, quella blu, vanno là con questa, c'hanno la macchinina dentro, questa è la macchinina, controllo, metto giù macchinina, fine. L'unica cosa che fanno, perché anche loro, scusa Ale, l'unica cosa che ho visto che fanno, che durante la giornata hanno varie prove, e tipo se hanno la macchina parcheggiata fuori, allora là hanno l'officina e ricambi le cose, quindi magari se devono fare un freno, una cosa, oppure certe salette ci buttano giù la coperta e si mettono a fare 2 cosine, però non è come noi che tavolo, caricabatterie, Dremel, spruzza di qua, spruzza di là, è una roba molto più impostata quasi come fosse veramente un gioco, cioè se hai fatto la macchinina a casa, vai là e la provi. Scusa Manu, allora il discorso che mi viene in mente, no? Adesso io sono ovviamente, come ho detto, un esterno, però provo a ragionare perché così pure magari chi ci segue, chi ci fa, capisce anche la strategia, perché la strategia pezzi, bene o male ce l'avete raccontata, no? Tu e Ciarcia state un po' sulla stessa riga, Stefano invece sta ipotizzando le 2 macchine e via dicendo, no? Dopodiché c'è tutta quest'altra parte. Quindi la domanda diventa: o un misuratore di tensione per tenere sotto controllo le pile, quello piccolino, le guardo e vado. Invece, per quanto riguarda la parte motori, farete un ingrassamento, o meglio, una lubrificazione a casa, cioè in albergo ovviamente tutto quanto, ovviamente andando a cercare lì prodotti del posto, perché dietro sull'aereo e roba varia diventa complesso, e magari preparerete X motori già pronti poi da giocarvi lì, o state pensando a qualcosa di diverso? Sì, l'idea è quella. L'idea è sappiamo già più o meno che motori usano là, quindi Hyper e Torque sono per la maggiore. Il Mach ce lo scordiamo. Appunto, come dice Ciarcia, c'è un salto dopo il rettilineo che col Mach voli e basta. E quasi sicuramente converrà avere un buon range di queste tipologie di motori per dire ok, vado troppo forte, butto sul motore che fa i 200-300 giri in meno. L'idea penso sarà quella, anche perché gestione pile non sappiamo come fare, cioè non è che possiamo caricarle e scaricarle, sono quelle. Vabbè, è annullata quella, ma non la puoi proprio considerare. Ma più che altro secondo me è che proprio non sai, cioè, allora noi adesso conosciamo il rapporto che c'è fra un determinato tipo di motore e le batterie che utilizziamo, cioè sappiamo che cosa ti può dare una batteria, un voltaggio, una caricata, cioè capito, ci regoliamo così, no? Insomma, magari che ne so, metti un Mach che spigne, detto proprio in francese, con una batteria caricata di meno e te la giochi così. Lì ovviamente, cioè almeno io personalmente, come anche lei, cioè non so niente di queste batterie. Cioè non so che magari, che ne so, metto, che ne so, un Atomic, che qua giri con l'Atomic che fa ride, cioè metti quelle batterie e un Mac, cioè capito che te voglio dire? Sì. Cioè perché ci sono ovviamente delle cose, ragazzi, che noi non possiamo sapere, come giusto che sia, cercheremo di fare quantomeno qualche prova per quello che si potrà. Secondo me, no, io lo dicevo Ciarcia per questo, perché secondo me, vista forse allora, ovviamente noi andiamo ve la andate, ce l'andiamo, perdonami se mi ci metto dentro, ma ovviamente è per partecipazione, perché fa solo piacere questa cosa, no? E ce l'andiamo a giocare in un posto che sicuramente c'ha una marcia di più di noi su tante altre cose. Credo che uno però debba anche provare a capire invece quali sono le caratteristiche su cui noi puntiamo di più, no? Noi facendo questo lavoro di caricamento, di ciclaggio, di coso, eccetera, eccetera, probabilmente sulla gestione del parco pile, per quanto queste sono alcaline diverse, però noi arriviamo con una competenza importante da questo punto di vista, perché
noi qui ci siamo veramente drogati d'elettronica, manco dovessimo caricarci i motori del 747 che te arriva in Giappone con i caricabatterie nostri. Allora, ammesso che si possa sapere con che parco pile giocherete, quantomeno il numero, e cominciare magari ad avere un tester che quantomeno vi può dire se una pila va troppo o comunque questa la faccio scaricare in un giro e dopo magari me la gioco al giro dopo con questo motore perché so che può rendere così, forse su quello la nostra competenza potrebbe essere un'arma da mettere a terra. Io ripeto, la gioco da profano, ma io proprio perché non so giocare la jump, le poche gare che ho fatto ho puntato molto su questo perché venendo dalla classica è il mio pane quotidiano. Però Cri, cioè, l'unica cosa che puoi fare è testarle, cioè se te le danno e non hai modo di averle, cioè se puoi averle prima puoi provare anche in base al numero che ti danno a capire un po' com'è il trend di assorbimento, cioè è lì tutto il problema, no? Cioè noi le nostre pile le conosciamo, le accoppiamo e le gestiamo in base a... Però alla fine se il voltaggio nominale è di 1,6, quando piccano le nostre pile alla fine, più o meno il livello di piccaggio è quello, poi come staccano dalla carica scendono a 1,550 e qualcosa, piano piano nel minuto di stacco vanno lì, no? Quindi io in realtà, volendomi preparare, visto che ci avete un mese di tempo, cercherei di giocare su quello e magari proverei a capire una curva di scarica di un'alcalina attaccata a un motore nostro con un assorbimento, ovviamente non facendolo girare a vuoto, per capire che succede, e proverei quantomeno a giocarmi questo, perché è normale che quelli giocano sulla 5 corsie, cioè dormono nella 5 corsie, cioè nel senso, se no me vado proprio a consegnare nemico. Però questa è una mia idea, io vi sto dando dei spunti, io non ci capisco niente, quindi sto provando semplicemente a provarvi, insomma. Io valuterei, raga, Omega ha scritto una cosa che secondo me vi può essere utile. Comunque, raga, io ho visto dei video, tanto che prende la roba lì, ho visto dei probabilmente video... avrete già visto 1 milione di volte. Sì, abbiamo sia quelli che io mi sto procurando anche quello con la rotella che vede proprio i giri da ruota. Il ragionamento tuo, Chris, è giusto. Aspetta, però, quello è un a vuoto. No, quello è un misuratore di volt. Sì, il misuratore volt e anche quello che attacchi alla ruota con la rotella che tipo ti dice checker portatile, gli orari che stai facendo, i metri al secondo, perché. E il ragionamento tuo sulle pile, motori, eccetera, è giusto. Ci stiamo muovendo grazie a Gianluca del Tempio, che sì, io mi ero ordinato queste per via preventiva. Gianluca ha detto che se le sta procurando anche lui. Se siamo fortunati, grazie a Gianluca, ci arrivano anche i pezzi della pista di quest'anno e riusciamo a, se ci arriva tutto in tempo, a provare qualcosa in negozio lì da lui. Se ce la facciamo, mamma mia, raga, diciamo che se tutti gli astri si allineano riusciamo a fare questa cosa, e quindi sicuramente faremo questi test sia pile sia anche pezzi pista, che è molto molto più importante, perché direi. Chi non è abituato a girare sulle 5 corsie non se ne rende conto, ma passare da una 3 corsie, che gli ostacoli sono sempre quelli, c'hai varie combinazioni, puoi creare 1000 difficoltà sulla 3 corsie, ma quando gli ostacoli delle 5 corsie sono estremamente differenti l'uno dall'altro e puoi fare combinazioni estremamente differenti l'una dall'altra, la difficoltà è tantissima. Soprattutto ho visto appunto, come dicevo, i vlog della gente che ha provato la Japan Cup di quest'anno. Le prime gare che facevano non chiudevano mezzo giro, cioè buttavano giù la macchinina, volati fuori a prima curva, tutti, non c'era verso. Ma questo mi consola. Non è facile, non sarà facile per niente. Però ad esempio domenica tanti chiedevano... Scusate, un'altra cosa, di solito la pista che fanno per il mondiale è una versione modificata, ingrandita o con ostacoli un po' modificati della Japan Cup. Quindi i giapponesi e molti asiatici si stanno allenando su quella pista lì da maggio. Noi, se la proviamo un giorno, ci riteniamo molto fortunati.
Ecco, io direi che Speriamo. fai benissimo a specificare questa cosa, perché noi praticamente andiamo lì a scatola chiusa, fondamentalmente. Anzi, no, chiusa, proprio blindata. E tu vai là col paraocchi, cioè quelli belli gagliardi, tutti arigatò che mettono, che hanno già belli, no? Poi arriviamo, come va? Beh, domenica durante l'evento ne stavamo parlando anche con la chat, per esempio anche banalmente, che poi non è banale, già affrontare il Dragon Back, no? Già tutte le combinazioni che può avere in versione normale, in versione digital, già vuol dire avere una gestione di quella che è il salto e l'atterraggio della Mini tarata in un certo modo, che in base a come è girato c'è una certa inclinazione del salto, quindi le combinazioni delle lettere le spiegavamo, quindi A, B, B, A e via dicendo, che non è la rima baciata. Lei è sbagliata, però. Ale, lei è sbagliata. Perché? No. Perché il Dragon Back è una cosa, la B è un altro salto. Il concetto è giusto, ma sono due diversi. No. Sì. Non ci sono le lettere su Dragon Back? No. No, sei è la sicuro? B. Guarda che secondo me ci sono. Confermami, ma la B è una roba e il Dragon Back ce l'abbiamo. Sai cosa possiamo fare? Dragon Si può Back. Guardare il video che abbiamo fatto apposta con Gianluca. Esatto. Grazie per l'assist. Comunque sì, diciamo che tutti gli ostacoli, cioè sono dei pezzi che tra l'altro sono pesantissimi, quindi quando sento dire si spostano, raga, cioè se non ci va qualcuno addosso. No, dai, no, io questa cosa qui non la posso sentire. Specifico, non mentre le macchine corrono, ma io durante la giornata. Perché magari ci va addosso qualcuno. No, un esempio. Se te hai due pezzi, che questo è un salto e poi c'è l'altro pezzo, i pezzi di quella pista lì non si incastrano come quelli da tre corsie. Certo, quindi vanno sempre devi appoggiarle lì e regolarle bene. Quindi c'hai i muretti che a inizio giornata sono giusti. La gente ci cammina attorno, ci va addosso un pochettino, si sposta del mezzo millimetro. Se si sposta del mezzo millimetro mentre sei in salto e il tuo roller dietro tocca mentre sei in salto, ti trovi macchine che cambiano corsia, fanno salti storti, non capisci perché, ci perdi una giornata a guardare la macchina è perfetta, si era spostato di mezzo millimetro il pezzo di corsia. Ciao. Però Manu, allora vedi che torni al discorso che facevo io, però non sono le Mini che spostano la pista, perché ho sentito dire anche non è detto che siano le Mini che spostano la pista, però... se la pista ci si prende contro, probabilmente bisogna magari guardarci anche, però no? vedi, come dicevi però tu. vedi mi fai contento, mi rilassi, perché mentre noi quando stiamo lì in classica a controllare il mezzo millimetro del ponte di quanto sia aperto, quello vuole, mi stai regalando la più grande gioia sulla faccia della terra. Grazie. Si inizierà a far jump solo per questo. Vi darò la buonanotte così, manco la chiudo sta live. Guarda. Ti saluto così, mi mandi a letto proprio come l'uomo più felice. Chris, te la dico giusta. Noi in quest'ultima gara, in quella prima, mi saltava storta la macchina e non capivo il perché. Le piste vengono attaccate col nastro, no? Si era formata un po' di gobbetta sul nastro. No, che bello, che bello. Ciarcia, tu che vieni dalla classica, diglielo, dovete soffrire, è giusto che sia così, dovete soffrire, è giusto. Mi tocca. Ragazzi, scherzi a parte, io vi mando un bacio, vi do la buonanotte che scappo. Siamo in chiusura, Cre, fammi chiudere, dai, tanto sono le 11. Ma come cazzo ti pare allora? Va. Siamo alle 11, siamo in perfetto orario, siamo stati veramente... Io vi volevo ringraziare tutti ragazzi perché siete stati veramente super disponibili, super fantastici, cioè che ognuno di voi ha 8000 cose da fare, chi è appena tornato dal lavoro, chi ha 8000 cose da fare, tipo 800.000 prove. Adesso ti faccio tornare a fare le prove, tranquillo. Tanto ho finito le pile, quindi cosa fa? Esatto, quelle delle lunghe ormai. A Stefano stavo per fargli un encomio incredibile, perché per rinunciare e mettersi lì frizzato con noi, cioè, secondo me è stato l'abbiamo apprezzato tantissimo, davvero. Grande Ste. Ragazzi, che dire, grazie ancora, complimenti a tutti voi e a Dio piacendo, arrivederci e alla prossima.
Ciao. Ciao, grazie.